questo tutorial di oggi lavoreremo insieme questa canotta, come avete visto nelle foto di presentazione e dal nome che ho scelto, Baby Doll, proprio perché ha una forma che mi ricorda molto quella dei Baby Doll. È una richiesta del mio gruppo Facebook, quindi di nuovo vi propongo un progetto richiesto da un'iscritta al mio gruppo, Giusy, che saluto, un progetto preso online da Pinterest, quindi uno schema gratuito trovato online che vi lascerò anche nel video tutorial, e su YouTube ho visto che sono già stati pubblicati altri tutorial di questo progetto, sicuramente in italiano, dall'angolo di Chris, che saluto. Comunque è uno schema non personale ma è uno schema preso online. Io ho seguito lo schema passo passo tranne per la prima parte del progetto. Nella prima parte dello schema qua è prevista una lavorazione di queste spalline di una misura un pochino più corta rispetto a quella che sono andata a lavorare io. Ma questo perché? Perché mi piaceva avere qua uno sbraccio molto più ampio, in modo da poterlo portare o con un costume al di sotto o comunque con una canotta a contrasto. Quindi ho preferito fare questo tipo di lavorazione, abbassare l'unione dello scalfo in modo da avere al punto vita un'aderenza un pochino maggiore, quindi una linearità maggiore fino al fianco, e poi dal fianco in giù, come vedete, la lavorazione va sempre ad aumentare. Quindi questo è un progetto che si lavora sempre a crescere, non si può fare una diminuzione, un po' come la blusa primavera, ecco, che in diversi di voi mi hanno chiesto: posso aumentare meno il lavoro? Bene, no, perché questo è uno schema che prevede, se replicate i motivi come li ho lavorati io, sempre degli aumenti. Quindi vedete che al centro va sempre ad aumentare. Si può lavorare anche un pochino più lunga e trasformarla, perché no, in un copricostume. Una lavorazione un pochino diversa, perché partiremo dalla spallina, chiamiamolo bottom up, anche se lavoreremo separato davanti e dietro, e poi cominceremo a lavorare a circonferenza nel momento in cui andremo ad unire qua sotto al braccio. Per lavorare uno scalfo un pochino più ampio di questo qua che ho lavorato io, sarà sufficiente lavorare meno motivi semplicissimi che adesso vi mostrerò per le spalline e andare poi a proseguire nel modo in cui è spiegato nel tutorial passo passo. Quindi se volete una canotta meno sbracciata, quindi per esempio una cosa del genere con uno sbraccio un pochino più piccolo, è sufficiente ridurre il giro di motivi lavorati per le spalline. Per quanto riguarda le altre taglie, vi consiglio di cambiare l'uncinetto. Io ho utilizzato un 3 mm, potete utilizzare un uncinetto di mezza misura o una misura più grande per andare un pochino ad aumentare, ma le catenelle qua di unione delle spalline, come sono riportate sul schema, sono quelle che io ho lavorato. Quindi per fare una taglia più grande sarà necessario cambiare uncinetto, quindi passare subito direttamente a una misura più ampia, in modo da avere anche poi un risultato finale più grande. Io ho lavorato una taglia small, ma comunque come vedete c'è un progetto davvero molto morbido, non è assolutamente aderente, cade benissimo. Il filato che ho scelto è il filato Basic Cotton della merceria Un Filo di Passione, lo trovate esclusivamente al link unfilodipassione.it, nella tonalità a mio avviso veramente perfetta per l'estate, questo marrone cioccolato che mi piaceva tantissimo per questo progetto. Bene, io, se vi piace, vi lascio subito alla presentazione del filato, ai materiali e al tutorial passo passo, e vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale per il prossimo video e anche nel mio gruppo Facebook, se vi fa piacere, per condividere i lavori terminati, ma anche per scoprire le prossime novità. Io vi mando un bacio grande, ciao a tutti, a presto! Per questa blusa utilizzeremo il filato Basic Cotton esclusivo della merceria Un Filo di Passione, lo trovate solamente su questo sito al link che vi lascerò nelle info box di questo tutorial. Un 100% cotone perlato, vedete? Questa è la tonalità che ho scelto, il colore corrisponde al numero 007, è una tonalità marrone chiaro, quasi cioccolato, è veramente molto bello, soprattutto è un filato molto perlato. Gomitolini da 50 grammi, una resa di 125 metri, gli uncinetti consigliati da 2,5 a 3,5 mm. In realtà si può lavorare anche con il 4 mm perché ha uno spessore abbastanza ritorto, adatto anche per un uncinetto più grande. Io ho a disposizione 250 grammi di filato, realizzerò una taglia small e lavorerò il mio progetto con il 3 mm. Per realizzare taglie più grandi vi consiglio di seguire lo schema che adesso vi andrò a presentare e lavorare eventualmente per una media con un 3,5, per una large con un 4 mm, rimanendo sempre sullo stesso numero di maglie con cui lavoreremo il nostro progetto. Avremo bisogno di qualche marcapunto per segnare le ripetizioni del nostro lavoro, 1 metro, e le forbici per tagliare il filo. Cominciamo.
Ecco l'avvio del nostro lavoro. Quello che adesso vi mostrerò è quello che dovrete andare poi a ripetere per la seconda volta, dove in questo punto qua noi arriveremo ad unire a circonferenza questa parte più quella che lavoreremo adesso insieme e continueremo il lavoro a circonferenza unita. Quindi si parte dalle spalline, si arriva a questo punto qua, adesso vi dico quanti giri dovete lavorare e poi andremo a tagliare il filo su un lato, continueremo con un motivo su quest'altro lato e ci agganceremo con delle catenelle per agganciare le due spalline che saranno poi sulla parte della nostra spalla. Quindi dobbiamo iniziare il lavoro realizzando queste due striscioline, adesso vi mostro in che modo, che poi andremo subito ad unire, lavoreremo fino allo scalfo e poi continueremo a lavorare a circonferenza. Quindi la prima cosa da fare è prendere il filo, l'uncinetto della misura adatta alla vostra lavorazione, quindi vi ripeto, per aumentare la taglia è sufficiente cambiare uncinetto, passare a un 3,5 o a un 4 mm. Lavoriamo un cappietto e andiamo a montare su 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavorata la sesta catenella, aumentiamo di 2 catenelle che con l'ultima montata corrispondono all'altezza di una maglia alta. Prendiamo il filo nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3 nella quarta, una maglia alta e una maglia alta dentro ad ogni maglia di base, quindi 6 maglie alte. 3, 4, 5, nell'ultima catenella di base 6. Voltiamo il lavoro, una maglia bassa nell'ultima maglia alta più 2 catenelle, abbiamo realizzato una maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia di base nella maglia alta seguente, entriamo e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella di separazione, prendiamo il filo nella maglia alta successiva, quindi nella quarta dall'inizio del giro, entriamo e lavoriamo altre 2 maglie alte, una e 2. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia alta nella prima, quindi l'ultima che troviamo, una maglia alta. Adesso voltiamo il lavoro. Nella maglia alta sottostante lavoriamo un punto basso e 2 catenelle, così realizziamo una maglia alta. Prendiamo il filo, al centro delle 2 maglie alte dove abbiamo la catenella lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, una, 2, una catenella, nello stesso punto rientriamo di nuovo altre 2 maglie alte, una e 2. Prendiamo il filo sulla maglia alta iniziale, quindi saltiamo il gruppo di 2 maglie alte, sulla maglia alta iniziale una maglia alta. Voltiamo il lavoro e ripetiamo punto basso e 2 catenelle, una e 2. Prendiamo il filo nella V, ripetiamo 2 maglie alte, una, 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una e 2. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta. Voltiamo il lavoro e ripetiamo punto basso, 2 catenelle, prendiamo il filo nella V, maglia alta, catenella, nello stesso punto maglia alta e maglia alta. Terminiamo con una maglia alta sopra la maglia alta. Quindi è tutta una ripetizione, questa è la parte che sarà sulla spalla. Andiamo a sviluppare 11 volte il motivo, quindi a parte il giro di maglia alte abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, continuiamo fino a raggiungere l'11° motivo. A quel punto un nodino e tagliate il filo. Prendete di nuovo filo e uncinetto e ricominciate con 6 maglie alte e ripetete un'altra strisciolina di 11 volte il motivo. Arrivata all'11ª volta andremo ad unire subito una strisciolina all'altra, quindi ripetete
11 volte, tagliate il filo e ripetetene un'altra identica. Sulla seconda non tagliate il filo. Lavorate le nostre 2 striscioline da 11 volte il motivo. Su una abbiamo sganciato il filo, la seconda vi ho detto di non sganciare il filo. Adesso andremo a fare un altro punto e delle catenelle per agganciarci su quest'altra parte, quindi voltiamo questa parte qua. Lavoriamo la maglia alta, prendiamo il filo, nella V normalmente lavoriamo maglia alta, un punto in più, catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2, una maglia alta sopra alla maglia alta. Adesso lavoriamo 23 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, che è quella centrale, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 catenelle. Prendiamo l'altra strisciolina del lavoro, prendiamo il filo, siamo qua, queste sono le nostre 2 striscioline, prendiamo l'altra strisciolina, teniamo la catena ben dritta, prendiamo il filo, dentro alla prima maglia alta della strisciolina entriamo e lavoriamo una maglia alta, quindi proprio dentro alla maglia alta, una maglia alta, prendiamo il filo, nella V 2 maglie alte, una 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una 2, una maglia alta sopra all'ultima maglia alta. Ok, abbiamo unito le nostre 2 striscioline. Adesso lavoreremo fino a raggiungere gli scalfi, quindi il numero di giri che adesso andremo a lavorare li termineremo, sgancerete il filo e andrà ripetuto un'altra volta ma agganciandoci alla spalla, e ve lo mostrerò successivamente. Quindi adesso questo che andremo a lavorare andrà ripetuto poi anche per la parte posteriore. Arrivata alla fine ci agganceremo per gli scalfi e lavoreremo a circonferenza. Lavoriamo adesso il motivo che andrà ripetuto anche poi per l'altro lato. L'altro lato lo vedremo insieme come agganciarlo. Lavoreremo le stesse spalline ma agganciate direttamente al giro di maglie basse, da maglia alte iniziale, senza dover fare cuciture sulla spalla, e si lavora tutto allo stesso modo. Adesso io vi accompagnerò per 12 giri da questo punto qua, dopodiché dovrete ripetere nel modo in cui vi mostrerò gli stessi 12 giri con le striscioline allo stesso modo per l'altro lato. Cominciamo. Adesso teniamo ben dritto il nostro lavoro senza far ritorcere la catena, voltiamo il lavoro in questo modo e adesso andremo a lavorare il motivo su queste catenelle qua. Allora, i primi punti, ve li mostro chiaramente, si lavoreranno sempre alla stessa maniera fino alla fine del nostro lavoro. Cambierà solamente la parte centrale. Da dove siamo lavoriamo la prima maglia alta e il punto V. Quindi maglia alta, 2 catenelle, nella V 2 maglie alte, una, 2, una catenella, nello stesso punto di nuovo 2 maglie alte, una e 2. Prendiamo il filo, nella maglia alta, qua abbiamo l'inizio delle nostre catenelle, nella maglia alta lavoriamo una maglia alta, non nella prima catenella ma proprio nella maglia alta. Ok, adesso lavoriamo sulle catenelle ben dritte sul dritto del lavoro. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3, prendiamo il filo, lavoreremo una mezza maglia alta nelle catenelle di base, quindi
lavoro ben dritto, mi raccomando a non far torgere la catena, quindi le maglie ben dritte, in questo modo le stiamo lavorando sul dietro della catena. Prendiamo il filo e saltiamo su base 3 catenelle, 1, 2, 3, nella quarta una mezza maglia alta. Tre catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, ok, regolo la luce almeno, ecco, ok, adesso si vede un po' meglio. Prendiamo il filo, saltiamo su base 1 e 2 catenelle nella terza, una maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo una catenella, nella successiva entriamo e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella, prendiamo il filo, nella catenella seguente, quindi non nella stessa, in quella successiva, 2 maglie alte, 1 e 2. Prendiamo il filo, di nuovo saltiamo una maglia di base, nella successiva entriamo e lavoriamo una maglia alta, una catenella e nello stesso punto di nuovo una maglia alta. Prendiamo il filo e adesso ripetiamo su quest'altro lato. Saltiamo una maglia, nella successiva entriamo e lavoriamo una maglia alta, nello stesso punto la seconda maglia alta, una catenella, nella catenella seguente, quindi saltiamo nella maglia successiva, 2 maglie alte, una, nello stesso punto 2. Stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto su questo lato qua. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia di base, nella seconda, quindi nella successiva, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una e 2 maglie di base, nella terza una mezza maglia alta, tre catenelle, 1, 2, 3, sotto abbiamo libere 1, 2, 3 e nella quarta abbiamo la maglia alta, quindi prendiamo il filo, nella maglia alta una maglia alta, scusate l'ho preso malissimo, ok, prendiamo il filo, nella V 2 maglie alte, una, 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una, 2. Terminiamo con una maglia alta sopra alla maglia alta. Abbiamo unito, lavorando il primo giro del motivo, le nostre 2 striscioline. Adesso voltiamo il lavoro. Ci voltiamo e cominciamo il secondo giro del motivo. Allora, il primo punto si lavora sempre allo stesso modo, quindi maglia alta nella maglia alta, 2 catenelle, prendiamo il filo, nella V un punto V, e questo lo lavoreremo sempre allo stesso modo dall'inizio alla fine del lavoro, una catenella e 2 maglie alte. Quindi io questi punti qua li salterò nei giri successivi, altrimenti mi diventa lunghissimo il tutorial. Questi si lavorano sempre così: maglia alta, punto V, maglia alta sopra la maglia alta. Qua abbiamo le 3 catenelle con il punto, con la mezza maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Nel primo archetto di 3 catenelle entriamo e lavoriamo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, nel secondo archetto un punto basso,
1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, qua abbiamo le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte. Dentro alle 2 maglie alte lavoriamo 2 maglie alte, cioè dentro la catenella 2 maglie alte, una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte. Lavoriamo un altro punto V. Adesso abbiamo le 2 maglie alte successive del punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Sulla prima maglia alta, quindi dopo saltiamo queste 2 maglie alte, sulla maglia successiva, che è quella centrale, lavoriamo maglia alta, una catenella, nella catenella di separazione una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta seguente. Adesso ripetiamo il punto V, saltiamo una e 2 maglie alte nella catenella di separazione, 2 maglie alte, una, 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una, 2. Prendiamo il filo, sulla maglia alta una maglia alta, ripetiamo l'inizio del motivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, nel primo spazio di 3 catenelle un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, nel secondo spazio un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, sulla prima maglia alta una maglia alta e nella V un punto V con 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte, 1, 2. Sull'ultima maglia alta una maglia alta. Abbiamo terminato il secondo giro. Voltiamo il lavoro. Terzo giro del motivo. Lavoriamo i punti V insieme comunque. Lavoriamo questo giro e poi vi dico un'altra cosa. Quindi lavoriamo il punto V normalmente con maglia alta, nel punto V 2 maglie alte, 1, 2, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Adesso una maglia alta sopra la maglia alta e adesso anche questo motivo qua sotto di archetti si ripete primo e secondo, primo e secondo, primo e secondo giro, sempre cambieremo solo questo punto centrale qua dopo il punto V, solo questo punto centrale cambierà, questo lato e dopo il punto V questo lato resteranno sempre lavorati allo stesso modo fino alla fine della lavorazione. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Ripetiamo il primo giro. Nell'archetto centrale una mezza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, sulla prima maglia alta una maglia alta. Vedete? È il motivo identico a quello che abbiamo lavorato nel primo giro, lo lavoreremo sempre allo stesso modo. Nella V uguale, un punto V, 2 maglie alte, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una, 2. Sopra la prima maglia alta, questo è l'unico punto in cui io mi ricollegherò con voi, vi mostrerò tutti i giri perché solo questo punto qua cambierà su tutta la nostra lavorazione. Quindi qua abbiamo maglia alta, catenella, maglia alta. Sulla prima maglia alta entriamo e lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Sulla maglia alta centrale una mezza maglia alta, entriamo una mezza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo, sulla seconda maglia alta, la maglia alta successiva, una maglia alta. Abbiamo fatto un altro aumento al centro. Adesso lavoriamo il motivo per come l'abbiamo lavorato sull'altro lato. Punto V nel punto V, quindi 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, 1, 2. Prendiamo il filo, sulla maglia alta una maglia alta, 3 catenelle, 1,
2, 3. Nello spazio centrale dove abbiamo qua le 3 catenelle, punto basso, spazio centrale, nello spazio centrale una mezza maglia alta. 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta. E adesso terminiamo. Punto V, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta. Ok, abbiamo lavorato anche il terzo giro, voltiamo il lavoro, quarto giro, ripetiamo, maglia alta, punto V, catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2. Maglia alta sulla maglia alta. Adesso ripetiamo anziché il primo il secondo giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel primo archetto un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel secondo archetto un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella maglia alta una maglia alta, un punto V, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi vedete questi due passaggi, primo e secondo, si lavorano sempre alla stessa maniera, quindi fino alla fine del punto V. Io mi ricollegherò adesso nei giri successivi con voi, lavoreremo solo il centro del motivo, perché anche su quest'altro lato, lavorando dopo aver lavorato il centro, il punto V e questo punto si lavorano sempre allo stesso modo, quindi lavoreremo dal giro successivo in poi, ci rivedremo sempre al centro del lavoro. Adesso facciamolo insieme, una maglia alta sopra alla maglia alta, qua, dopo le 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, abbiamo il primo archetto, la mezza maglia alta, il secondo archetto e la maglia alta. Nel primo spazio un punto basso, stiamo lavorando il centro del motivo, quello che sarà sempre dove aumenteremo sempre 3 catenelle, nell'archetto successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, una maglia alta sulla maglia alta, prendiamo il filo, lavoriamo la V, 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta, e adesso ripetiamo il secondo giro, questo qua di 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso, 1, 2, 3, un punto basso, 1, 2, 3 e terminiamo. Maglia alta, al centro delle 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, una catenella e nello stesso punto 1 e 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta. Facciamo anche il successivo insieme, ricominciamo da capo, alla fine la lavorate da sole, voltiamo il lavoro e adesso lavoriamo 1, 2, 3, 4, il quinto giro, maglia alta sulla maglia alta, punto V nel punto V, maglia alta sopra la maglia alta. Adesso ripetiamo dove abbiamo la mezza maglia alta centrale, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, nell'archetto centrale una mezza maglia alta, 1,
2, 3 catenelle, prendiamo il filo sulla maglia alta e nel punto V il punto V e siamo nuovamente al centro del motivo. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Siamo al centro. Qua abbiamo la maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta. Adesso faremo un altro aumento di questi archetti qua. Quindi lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel primo archetto, quindi nel primo spazio, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nello spazio seguente un punto basso, 1, 2, 3. Nello spazio seguente un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta, nella V un punto V, 1, 2, una catenella, prendiamo il filo e 2 maglie alte, 1 e 2. Prendiamo il filo, maglia alta sopra la maglia alta e adesso ripetiamo i nostri archetti. 1, 2, 3 catenelle, nello spazio centrale un mezzo punto alto, 1, 2, 3, sulla maglia alta una maglia alta, nella V un punto V, 1, filo incastrato, 2, una catenella nello stesso punto, 1 e 2 maglie alte, una maglia alta sulla maglia alta. Quindi vedete che tranne la parte centrale fino a poi a dove lavoreremo gli scalfi, questo pezzo qua e questo pezzo qua si lavorano sempre allo stesso modo. Quello che cambia è la parte centrale del lavoro, quindi questo punto qua. Adesso voltiamo il lavoro, lavorate fino al punto V, ci vediamo sulla maglia alta. Sono al centro del lavoro, lavoro sulla maglia alta, una maglia alta. Adesso andiamo a fare un altro aumento, 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto un altro punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nella maglia alta una maglia alta. Terminiamo il giro per come si presenta nel giro sottostante. Ho terminato, ho voltato il lavoro, adesso ripetiamo il punto V, gli archetti con la mezza maglia alta al centro, ci vediamo sopra al centro del lavoro, quindi lavoriamo anche il secondo punto V, questo è il centro, ci rivediamo terminato il punto V. Prendiamo anche un marcapunto perché adesso inizieremo a lavorare il punto in cui cominceremo poi con la ripetizione identica del motivo, quindi lavoriamo fino al centro e ci rivediamo. Sono al centro del lavoro, allora andiamo a contare, abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo alla lavorazione del settimo giro. Il settimo giro è quello che poi andremo a ripetere sempre per andare ad aumentare il nostro lavoro nella parte centrale, quindi dal settimo giro saranno poi tutte ripetizioni. Facciamo una maglia alta sulla maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel primo archetto, qua nel primo spazio sottostante, che è questo, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nel secondo spazio un punto basso. Adesso nell'archetto centrale lavoreremo il primo punto V, 3 catenelle, 2 catenelle, prendiamo il filo. Nell'archetto sottostante, che è questo qua del centro, vedete dove abbiamo la maglia alta centrale e la mezza maglia alta, entriamo e lavoriamo una maglia alta, una catenella, nello stesso punto, una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, nell'archetto sottostante, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, nello spazio successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, sulla maglia alta una maglia alta. E adesso terminiamo il giro.
Prima di procedere con terminare il giro, prendiamo un marcapunto e ci andiamo a segnare questo punto qua, il centro delle 2 maglie alte, perché è il punto in cui inizieranno poi le ripetizioni. Quindi io a un certo punto vi lascerò e sarà tutta una ripetizione da qui per tutti i motivi che adesso vi andrò a mostrare. Quindi prendiamo il nostro lavoro e terminiamo il nostro lato. Terminiamo, voltiamo il lavoro e ci rivediamo esattamente al centro del motivo. Ho lavorato tutto l'inizio, quindi ho voltato il lavoro, ho lavorato tutta la prima parte del motivo, sono sulla maglia alta dopo la V lavoriamo la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel primo spazio un punto basso, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nel secondo spazio un punto basso. Adesso ho le 2 catenelle e la prima V del centro. Lavoro 1, 2, 3 catenelle. Nel centro della V 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro nella V, 2 maglie alte, 1, 2, nello stesso punto. E abbiamo fatto un altro aumento, 3 catenelle, terminiamo, 1, 2, 3, lavoriamo specchiato a questo lato, nel primo archetto di 3 catenelle, questo qua, perché qua abbiamo le 2 catenelle e la maglia alta, quindi questo spazio lo saltiamo, al centro un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, nello spazio successivo un punto basso, 1, 2, 3, sopra la maglia alta, e adesso terminiamo, punto V, archetti da 3, punto basso, 3, punto basso, 3 maglia alta e punto V, voltiamo, ci ritroviamo sulla maglia alta. Ho lavorato il punto V, devo lavorare il centro, quindi prendo il filo, lavoro la maglia alta sulla maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua ho le 3 catenelle e il punto basso, nelle 3 catenelle seguenti un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Qua ho il punto V, non lavoro al centro ma lavoro sulle maglie alte, nella prima maglia alta una maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, sopra alla maglia alta seguente una maglia alta, sopra la maglia seguente una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Questo spazio lo saltiamo, ha nel foro centrale un punto basso, 1, 2, 3, prendiamo il filo, abbiamo punto basso e 3 catenelle, nella prima maglia alta una maglia alta. Ok, adesso terminiamo il giro, voltiamo il lavoro, ci ritroviamo sulla maglia alta. Sono di nuovo al centro, lavoro la maglia alta sulla maglia alta, adesso di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Nel primo archetto di 3 catenelle un punto basso, 1, 2, 3 catenelle. Nell'arco successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo, nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia alta seguente una maglia alta, adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, al centro dove ho le 2 catenelle di separazione entro e lavoro un mezzo punto alto e vado a fare nuovamente un aumento, 1, 2, 3, sulla maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta successiva una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, nel primo spazio un punto basso, 1, 2, 3, nello spazio successivo un punto basso, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, sulla maglia alta una maglia alta, abbiamo fatto un ulteriore aumento. Adesso terminiamo il giro, ci vediamo, terminiamo, voltiamo indietro, ci vediamo sopra la maglia alta.
Ho lavorato tutto il lato, ho voltato il lavoro, sono tornata indietro, ho ripetuto il motivo, sono sulla maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, faremo un altro aumento, prendiamo il filo, no scusatemi, 3 catenelle, qua abbiamo il primo archetto sottostante, lo saltiamo, saltiamo il punto basso, al centro, un punto basso, 1, 2, 3. Qua abbiamo il punto basso nel motivo successivo, lo saltiamo nella prima maglia alta, una maglia alta, nella successiva una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo 3 catenelle, mezzo punto alto, 3 catenelle, nelle prime 3 catenelle un punto basso, 3 catenelle. Saltiamo la mezza maglia alta, nelle 3 catenelle un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo, sulla maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, terminiamo, 3 catenelle, abbiamo l'archetto, il punto, abbiamo le 3 catenelle, il punto basso, nell'archetto centrale un punto basso, 1, 2, 3, prendiamo il filo, saltiamo il punto basso, le 3 catenelle, nella maglia alta una maglia alta. Adesso terminiamo il giro, voltiamo il lavoro, ci rivediamo sulla maglia alta. Sono di nuovo al centro, ho lavorato tutta la parte laterale, sono sopra la maglia alta. Ok, lavoriamo un altro aumento, 1, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo le 3 catenelle e il punto basso, nelle 3 catenelle un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, un punto basso nelle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, qua abbiamo le prime maglie alte, nella prima maglia alta una maglia alta, nella maglia alta successiva una maglia alta, una, 2, 3 catenelle. Qua abbiamo le 3 catenelle e il punto basso, nelle 3 catenelle un punto basso, 1, 2 e 3. Nelle 3 catenelle successive siamo al centro del lavoro, un punto basso, 1, 2, 3. Nelle 3 catenelle successive un punto basso, 1, 2, 3. Nella maglia alta una maglia alta, nella maglia alta una maglia alta. Terminiamo e lavoriamo come abbiamo fatto sull'altra parte, 3 catenelle, un punto basso nelle prime 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso al centro dove abbiamo l'archetto al centro con le 2 maglie basse, 1, 2, 3, facciamo la maglia alta, pardon, una maglia alta sulla maglia alta. Ok, adesso andiamo a ripetere i nostri punti V, quindi lavoriamo il punto V al centro della V, la maglia alta e terminiamo il giro. Terminiamo il giro e ci rivediamo perché a questo punto io ho sospeso per lo scalfo, quindi ho sganciato il filo e ho ripetuto una parte identica. Arrivo in fondo e mi ricollego con voi. Ho terminato il giro, quindi sono arrivata alla fine di questo giro che abbiamo lavorato insieme e non sono tornata indietro. Perché? Perché adesso vi mostrerò come replicare quello che abbiamo lavorato dall'inizio della spallina fino a questo punto qua per la parte posteriore, quindi per l'altro lato. Dopodiché, prima di procedere, uniremo i due lati insieme sulle estremità e realizzeremo il lavoro a circonferenza chiusa, quindi proseguiremo verso il basso sempre lavorando in tondo. Quindi adesso vi mostro come riprendere questo lavoro per la parte posteriore, ma lavorandolo già unito alle nostre maglie alte iniziali. Io sotto ho già l'altra parte del mio lavoro che è perfettamente unito. Vi mostro come ci si aggancia, come si ricomincia la spallina e poi dovete riprendere il tutorial da dove uniamo con le catenelle e lavorare tutti questi 12 giri. Terminati i giri, vi fermate e vi ricollego per mostrarvi come agganciare le due parti.
quello che adesso vi mostrerò è come lavorare la parte posteriore, che si lavora allo stesso modo, ma la strisciolina la lavoreremo agganciata al giro di maglie basse. Quindi io adesso mi riaggancio, lavorerò una strisciolina per 11 motivi e la seconda per 11 motivi e mi ricollegherò con voi e vi mostrerò come andare ad unire i due lati. La prima si lavora singolarmente, quella per la schiena si lavora agganciata qua, però non cambia niente, quindi il punto è sempre il solito. Adesso per lavorare la parte della schiena prendiamo la strisciolina iniziale, una delle due, ci agganciamo nella prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e agganciamo il nostro filo sulla catenella della maglia. Si lavora tutto allo stesso modo, ma lo lavoreremo già unito in modo da non dover fare cuciture poi sulla spallina. Ok, maglia bassa e 2 catenelle. Ripetiamo le 6 maglie alte, quindi dentro ad ogni catenella dove abbiamo il corrispettivo punto della maglia alta lavoriamo una maglia alta per un totale di 6 maglie alte. 3, 4, 5 e 6. Voltiamo adesso il nostro lavoro e cominciamo a lavorare il secondo giro, quello del motivo. Una maglia bassa nella maglia alta e 2 catenelle, 1 e 2. Prendiamo il filo, saltiamo una maglia nella seconda, 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2, una catenella, nella maglia seguente 2 maglie alte, 1 e 2. Nell'ultima maglia alta una maglia alta. Ricominciamo adesso con questo punto qua, quindi di nuovo voltiamo maglia bassa nella maglia alta più 2 catenelle, prendiamo il filo al centro della V, 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte. Ripetiamo quello che abbiamo fatto per le striscioline iniziali, però le lavoreremo già unite alla spalla, non cambia assolutamente niente. Ripetiamo per gli stessi motivi lavorati per la parte frontale. Lavorato l'11° giro della strisciolina per la parte posteriore, o comunque frontale perché tanto sono identici, possiamo sganciare il filo, quindi facciamo una catenella finale e tagliamo il filo. Questo lo riprenderemo poi lavorata anche la successiva spallina, quindi prendiamo il filo, vi mostro come ci si riaggancia, la stessa cosa che abbiamo fatto di qua, e ne lavoriamo un'altra identica di 11 giri, quindi 11 volte il motivo più il giro di maglie alte. Entriamo nella catenella, fermiamo il filo, io lavoro una catenella e rientro una maglia bassa senza fare nodini, preferisco agganciarli così, quindi maglia bassa e 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, sopra ad ogni maglia alta sottostante nelle catenelle di base una maglia alta per un totale di 6 maglie alte, come abbiamo fatto per l'altra strisciolina, ma ripetiamolo insieme, tanto comunque anch'io lo devo fare. Ok, adesso iniziamo col motivo. Voltiamo il lavoro nella maglia alta, punto basso, 1, 2 catenelle, prendiamo il filo, saltiamo una maglia nella successiva maglia alta, nello stesso punto maglia alta, una catenella, prendiamo il filo, nella maglia alta successiva maglia alta e nello stesso punto un'altra maglia alta. Prendiamo il filo nell'ultima maglia alta, quindi ne saltiamo una nella successiva che è l'ultima del giro, una maglia alta. Voltiamo il lavoro, maglia bassa, 2 catenelle, prendiamo il filo nella V, maglia alta, catenella e nello stesso punto maglia alta e maglia alta. Una maglia alta sull'ultima maglia alta. Ok, questo è l'inizio anche dell'altra spallina, lavoriamo il motivo 11 volte, senza tagliare il filo ci agganceremo su quest'altro lato. Lavorati tutti e due i lati dell'altra parte, adesso andiamo a ripetere
quello che abbiamo fatto per la parte frontale, quindi andiamo a ripetere un motivo in più dove abbiamo il filo agganciato, le catenelle e ci riagganciamo su questo lato, quindi voltiamo il lavoro e facciamo il nostro punto normalmente, quindi continuiamo con un punto in più su una strisciolina, lavoriamo il 12° giro, lavoriamo la maglia alta, prendiamo il filo nella V, normalmente lavoriamo maglia alta, un punto in più, catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2, una maglia alta sopra alla maglia alta. Adesso lavoriamo 23 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, che è quella centrale, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 catenelle. Prendiamo l'altra strisciolina del lavoro, prendiamo il filo, siamo qua, queste sono le nostre 2 striscioline, prendiamo l'altra strisciolina, teniamo la catena ben dritta, prendiamo il filo, dentro alla prima maglia alta della strisciolina entriamo e lavoriamo una maglia alta, quindi proprio dentro alla maglia alta, una maglia alta, prendiamo il filo, nella V 2 maglie alte, una 2, una catenella, nello stesso punto 2 maglie alte, una 2, una maglia alta sopra all'ultima maglia alta. Adesso che abbiamo unito anche queste 2 striscioline, tenendo chiaramente il lavoro ben dritto, in questo modo, andiamo a ripetere il lavoro così come lo abbiamo fatto da questo punto qua. Lavoriamo esattamente gli stessi giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 giri del motivo, e poi andremo ad agganciare questi 2 lati che determinano il nostro scalfo. Se volete proseguire perché per voi la misura non è sufficiente, il giro che vi farò vedere quando agganceremo gli scalfi lavoratelo in più prima di andare ad unire, quindi lavorate le 2 parti con un giro in più, non troppi, altrimenti vi viene uno sbraccio veramente ampio, però questo è a gusto vostro. Quindi adesso cominciamo con la lavorazione così come l'abbiamo fatta sull'altro lato. Riprendete il tutorial e lavorate i 12 giri nello stesso identico modo. Ci vediamo terminato il 12° giro. Lavorate entrambe le parti, adesso le andiamo ad unire a circonferenza, quindi le sovrapponiamo. Chiaramente il nostro lavoro deve essere ben steso, soprattutto qua nella parte delle spalle. Abbiamo terminato sul 12° giro, adesso iniziamo il giro successivo. Come facciamo? Prendiamo l'altro lato, qua dove abbiamo la prima maglia alta andiamo a chiudere il giro a cerchio e cominceremo da qua e lavoreremo sempre a circonferenza. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta. Adesso ricominciamo il lavoro, una catenella, una maglia bassa nella maglia alta dove abbiamo chiuso a cerchio. Questo è l'inizio del nostro giro, una 2 catenelle in più, lavoriamo il punto V e tutti gli altri punti. Ci vediamo al centro del lavoro, qua dove abbiamo l'ultimo punto V e la maglia alta, quindi questo adesso lo ripetiamo nello stesso identico modo di tutti gli altri giri. Arrivo al centro e mi ricollego con voi. Sono sopra alla maglia alta, metta a fuoco, ok, sono sopra la maglia alta, quindi ho lavorato l'inizio del motivo. Adesso lavoriamo l'ultimo giro del centro prima di ricominciare con questo giro qua dove abbiamo il marcapunto, ma ne lavoreremo un altro insieme, così in modo da mostrarvi bene come si fanno questi aumenti. Allora lavoriamo 3 catenelle, scusate, 1 2 e 3, prendiamo il filo. Allora perdonatemi, allora questo
questi punti qua si lavorano alternati adesso come questi punti qua, facciamoli insieme però. 3 catenelle, mi sono un attimo confusa anch'io. Prendiamo il filo al centro dell'archetto, lavoriamo un mezzo punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendiamo il filo sulla maglia alta, entriamo e lavoriamo maglia alta, sulla maglia alta successiva, maglia alta. Adesso lavoriamo negli archetti. 3 catenelle, 1, 2, 3. Qua abbiamo le prime 3 catenelle e il punto basso, nelle prime 3 catenelle un punto basso. 1, 2, 3. Nelle successive 3 catenelle un punto basso. 1, 2 e 3. Di nuovo nelle successive 3 catenelle un altro punto basso e questo sarà il nostro archetto centrale del prossimo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Nell'ultimo archetto un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3. Sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta successiva una maglia alta e adesso ripetiamo. Questi giri adesso si lavoreranno sempre allo stesso modo come questi qua, alternati, uno con una mezza maglia alta al centro e uno con le 3 catenelle. 1, 2, 3. Quindi in questo giro inizieremo a lavorare la mezza maglia alta al centro. Negli altri giri abbiamo fatto maglia bassa. Da ora in poi sempre mezza maglia alta quando abbiamo 3 catenelle, l'archetto centrale con una mezza maglia alta, 3 catenelle e sulla maglia alta una maglia alta. Nel giro successivo invece dovremo lavorare le 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e le maglie alte. Quindi continuiamo fino alla fine di questo lato, facciamolo insieme che dobbiamo agganciarci comunque a circonferenza. Nella V maglia alta, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, quindi ripetiamo il nostro motivo. Prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo nell'archetto centrale, un mezzo punto alto, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo sulla maglia alta, una maglia alta. Adesso lavoriamo la V. Nelle 2 catenelle, punto alto, catenella e di nuovo nello stesso punto alto e punto alto. Sulla maglia alta finale una maglia alta. Prendiamo l'altro lato, attenzione a non torgere il lavoro, quindi stendiamolo perché adesso dobbiamo unire anche questo lato qua a circonferenza, quindi i due lati in questo modo devono combaciare. Non torgete il lavoro, quindi non agganciatelo magari ecco così, perché altrimenti poi non torna più la lavorazione. Quindi lavoro dritto, uniamolo per bene, così. Prendiamo la prima maglia alta sull'altro lato, prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta. Prendiamo il filo e adesso procediamo. Nella V 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1, 2. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qua abbiamo le maglie alte, punto basso e l'archetto centrale, nel centro un mezzo punto alto, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo nella maglia alta, una maglia alta. Il lavoro chiaramente si lavora uguale sia davanti che dietro, quindi rifaremo lo stesso punto. Prendiamo il filo, qua abbiamo il punto V, nella catenella lavoriamo maglia alta, catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Prendiamo il filo, una maglia alta sopra la maglia alta, 1, 2, 3 catenelle.
Questo lo lavoriamo da ora in poi, vi ho detto, sempre allo stesso modo del primo punto, nell'archetto centrale un mezzo punto alto, 1, 2, 3, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso nel primo spazio di 3 catenelle e punto basso, quindi abbiamo maglia alta, 3 catenelle, nelle 3 catenelle un punto basso, 1, 2, 3, nel secondo foro un punto basso, 1, 2 e 3, nel successivo un altro punto basso, 1, 2, 3, nel successivo un punto basso, 1, 2 e 3, sulla maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta un'altra maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo, nell'archetto centrale un mezzo punto alto, 1, 2, 3, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta una maglia alta, una, due, no scusate, una maglia alta, nella V, perdonatemi, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1, 2, sulla maglia alta una maglia alta, siamo alla fine, 1, 2, 3 catenelle, un mezzo punto alto al centro dell'archetto, 1, 2, 3, una maglia alta sulla maglia alta e un punto V nel punto V, 1, 2, una catenella nello stesso punto, 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta, la prima maglia alta, 1, 2, 3, una maglia bassissima. Ok, abbiamo appena unito il nostro lavoro a circonferenza, quindi quello che adesso vi mostrerò per la parte che lavoreremo ora nella parte centrale, fate tutto il giro, va ripetuto anche nella parte posteriore nello stesso modo, quindi adesso facciamo i giri successivi fino a metteremo un altro marcapunto, perché ricominceremo con la lavorazione qua al centro e va ripetuto tutto questo giro. Questi laterali e questi laterali si lavoreranno sempre allo stesso modo, ma man mano che andiamo ad aumentare da questo giro qua è tutta una ripetizione fino alla lunghezza. Lavoriamo in un altro pezzo insieme e poi quando ritorniamo alle 2 maglie alte centrali è tutta una ripetizione, quindi continuiamo. Adesso da dove sono arrivo al motivo centrale, quindi dove ho le prime maglie alte. Chiudo un pochino meglio. Ok, allora 1, 2, 3 catenelle nel punto V, la V, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1, 2, prendiamo il filo nella maglia alta, 1, 2, 3, nel primo archetto un punto basso, 1, 2 e 3, nel successivo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, nella maglia alta la maglia alta, nella V la punto V, una catenella e di nuovo un punto V, 1 e 2, qui è tutto uguale, una maglia alta sopra la maglia alta. Ok, siamo 3 catenelle nel primo spazio un punto basso, come abbiamo fatto di qua, uguale, 3 catenelle nel secondo spazio un punto basso, 1, 2, 3, sulla maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta successiva una maglia alta. Adesso ricominceremo con il punto V al centro, quindi su questo archetto qua, 1, 2, sul terzo, 1, 2 e continuiamo. Allora, 3 catenelle, 1, 2, 3. Stiamo adesso ripetendo questo giro qua, quello precedente al marcapunto, quindi adesso lavoreremo questo, dove abbiamo il marcapunto lo andiamo a ripetere in questo punto qua. 3 catenelle.
Nel primo archetto qua che abbiamo entriamo e lavoriamo un punto basso, 1, 2, 3. Nel secondo un punto basso, 1, 2, 2 catenelle, prendiamo il filo nell'archetto centrale, maglia alta, catenella, maglia alta, 2 catenelle, punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta, maglia alta. Questo è esattamente il settimo giro che abbiamo lavorato per la parte superiore. Se andiamo a contare dalle catenelle, siamo esattamente a, si vede? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, sul quinto giro, scusatemi, 1, 2, 3, 4 sul quinto giro del lavoro, considerandolo dalle catenelle di avvio. Quindi è vero che abbiamo lavorato un giro in più qua con questo motivo, ma dalle catenelle stiamo lavorando 1, 2, 3, 4, il quinto giro del lavoro. Quindi continuiamo, facciamolo insieme. Allora, abbiamo lavorato le 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nell'archetto, 1, 2, 3, un punto basso nel successivo, 1, 2, 3, una maglia alta sulla maglia alta, un punto V nel punto V, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta, 1, 2, 3, un punto basso nel primo spazio, 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso nel secondo spazio, 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta, un punto V nel punto V, 1, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2. Siamo alla fine del lato, lavoriamo la maglia alta sulla maglia alta e poi abbiamo il punto di unione del nostro lavoro. Una maglia alta sopra alla maglia alta dell'altro lato. Io queste 2 maglie alte qua, volendo, le posso anche andare a chiudere insieme e poi lavorarne una sola. Questo vedete voi se volete diminuire oppure proseguire così. Una V nel punto V e ricominciamo con la lavorazione di questo lato nello stesso identico modo in cui abbiamo lavorato insieme quest'altro lato qua. Arriviamo alla fine del giro. Alla fine del giro ricominciamo il giro insieme. Nella parte centrale ripetete l'aumento andando a realizzare il punto V come su questo giro qua, quindi lavorerete le 2 maglie alte, punto basso nel primo arco, 3 catenelle, punto basso, 2 catenelle, maglia alta, catenella, maglia alta, 2 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, maglie alte. Ci vediamo alla fine del giro. Adesso questa è tutta una ripetizione. Sono alla fine del giro, un punto bassissimo nella prima maglia alta iniziale, di nuovo 3 catenelle, sono la prima maglia alta, una V nella V, una, 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Vado un pochino più veloce perché questa è tutta una ripetizione, quindi vi riaccompagno fino al centro solo per questi giri, poi dovete lavorarlo da sole, quindi preferisco accompagnarvi adesso. 3 catenelle al centro, mezza maglia alta, 3 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, punto V nel punto V, una, 2 maglie alte, una catenella nello stesso punto, 2 maglie alte, una e 2. Ok, siamo al centro del lavoro, prendo il filo, maglia alta. Adesso siamo al motivo centrale. Prima di continuare prendiamo un marcapunto e ci andiamo a segnare la V al centro, quindi come abbiamo fatto all'inizio del lavoro, scusate, prendiamo un marcapunto,
dove abbiamo lavorato qua le 2 catenelle, maglia alta, catenella, maglia alta, prendiamo il marcapunto e ci segniamo questo giro qua, perché è il centro del nostro lavoro, perché magari adesso ci possiamo confondere. Ora queste si lavorano sempre a ripetizione, quindi 3 catenelle, come per la parte iniziale, mezza maglia alta al centro, 3 catenelle, sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla maglia alta seguente una maglia alta. Ora lavoriamo il centro del lavoro, 1, 2 e 3. Nel primo spazio, che è questo qua, delle prime 3 catenelle, un punto basso, 1, 2 e 3. Nel secondo un punto basso, 1, 2 e 3. Qua sotto abbiamo le 2 catenelle, le saltiamo al centro della V dove abbiamo il marcapunto, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Abbiamo di nuovo lavorato il punto V con le 2 maglie alte. Adesso terminiamo il lato, 3 catenelle e ripetiamo. Nell'archetto centrale un punto basso, 3 catenelle, nell'archetto successivo un punto basso, 3 catenelle, maglia alta sulla maglia alta sulla seconda maglia alta. Ok, ora terminiamo insieme, 3 catenelle, al centro una mezza maglia alta, 3 catenelle, sulla prima maglia alta una maglia alta e nella V il punto V, 1, 2, catenella, maglia alta, maglia alta, prendiamo il filo nella maglia alta, la maglia alta, 1, 2, 3, mezzo punto alto al centro, catenelle, saltiamo le catenelle nella maglia alta, la maglia alta e siamo alla fine del nostro lato. Nella V maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta. Allora io voglio fare una diminuzione, queste maglie alte ne voglio lavorare una soltanto, quindi esco da 2, prendo il filo, nella maglia alta seguente prendo il filo, esco da 2 e chiudo tutto insieme, di modo che dal giro successivo ho solo una maglia alta da lavorare, quindi voglio fare questa diminuzione qua. Prendo il filo, lavoro la V. Non è necessaria, potete continuare a lavorare anche la doppia maglia alta, Io lo farò per la mia misura. Catenelle, allora maglia alta della V, nella maglia alta successiva un'altra maglia alta. Ok, siamo sull'altro lato, quindi quando arriviamo qua dove abbiamo il corrispettivo, dove abbiamo sopra il marcapunto, se volete ne mettete un altro qua, ripetiamo il centro come abbiamo appena lavorato. Finisco il giro, facciamo insieme anche il giro successivo, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del lato, vi mostro come fare la diminuzione anche in chiusura, una mezza maglia alta sull'ultima maglia alta, nella terza catenella entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme, quindi abbiamo unito anche qua le maglie alte. Giro successivo, 3 catenelle, lavoriamo tutto il punto e ci rivediamo sul centro del motivo, quindi io adesso procedo e vi mostrerò come si lavora il centro, tanto abbiamo capito che qua è tutta una ripetizione. Ok, ci vediamo al centro. Sono al centro del lavoro, ho lavorato le 2 maglie alte, le ho già lavorate, quindi qua ho il centro dove ho la V, lavoriamo le catenelle che è qua che cambia il punto, quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle nel primo spazio dove abbiamo le 3 catenelle, lo saltiamo, la maglia bassa la saltiamo, nel secondo punto lavoriamo un mezzo punto alto, quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, saltiamo il primo spazio, la maglia bassa, qua dove abbiamo il successivo punto di 3 catenelle, un mezzo punto alto, 1, 2, 3, prendiamo il filo, abbiamo le 3 catenelle e la V, saltiamo le 3 catenelle nella prima maglia alta, entriamo una maglia alta,
nella seconda una maglia alta, quindi non nella V, ma lavoriamo sopra le maglie alte. Iniziamo a dividere come abbiamo fatto in questo punto qua: maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta, 1 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta seguente, maglia alta, maglia alta. Vedete, stiamo ripetendo quello che abbiamo lavorato nei giri precedenti, quindi esattamente qua abbiamo la prima V, la seconda, questa è la terza V. 3 catenelle, 1 2 3, questo lo saltiamo, nel centro un mezzo punto alto, 1 2 3, la maglia bassa la saltiamo, saltiamo le 3 catenelle, nella prima maglia alta una maglia alta, nella seconda maglia alta una maglia alta. Adesso terminiamo il giro: 1 2 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e la maglia alta sopra la maglia alta. Continuiamo, lavoriamo tutto il lato, anche il lato posteriore, quindi lo lavoriamo al centro allo stesso modo e ci rivediamo alla fine del giro. Terminato il giro, ho chiuso con una maglia bassissima nell'unica maglia alta che ho iniziale, perché qua ho fatto la diminuzione. Adesso 3 catenelle, 1 2 3 e ricominciamo, ci rivediamo sul centro del giro, quindi sulle 2 maglie alte prima del lavoro centrale. Procedo, altrimenti diventa veramente lunghissimo questo tutorial. Questa è tutta una ripetizione e ci vediamo qua sulle 2 maglie alte dopo la punto V, su queste qua. Sono sopra le 2 maglie alte, lavoriamo di nuovo il centro del punto: 1 2 3 catenelle, nel primo spazio di 3 catenelle un punto basso, 1 2 e 3, mezza maglia alta la saltiamo, nel secondo punto un punto basso, 1 2 3, anzi 2 su questo giro, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla successiva una maglia alta, 1 2 3 catenelle, un punto basso al centro delle 2 catenelle sottostanti, 1 2 3, maglia alta sopra la maglia alta, 1 e 2. Niente di diverso da quello che abbiamo già lavorato su questo punto qua, però vedete che stiamo di nuovo formando queste maglie alte che si vanno ad allargare. Lavoriamo tutti questi giri, al centro ripeteremo una V e quindi ricominceremo poi a lavorare queste allo stesso modo di queste e nel centro ad avere questi aumenti. 3 catenelle, 1 2 e 3, un punto basso nel primo spazio, 3 catenelle, un punto basso nello spazio seguente, 3 catenelle e 2 maglie alte. Anzi, perdonatemi, scusatemi, qua 2 catenelle, scusatemi, ho fatto confusione, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, punto basso, 1 2 3, punto basso, 1 2 3, maglia alta e maglia alta. Vedete che stiamo ricominciando a lavorare questo punto centrale nello stesso modo in cui lavoriamo questo e questo, quindi arriviamo alla fine del giro, lavoriamo l'altro lato nello stesso modo e lavoriamo il centro del giro successivo. Terminato il giro, ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso lavoro tutto il punto e ci rivediamo sulle 2 maglie alte precedenti al centro. Sono sopra le 2 maglie alte, adesso facciamo un altro aumento: 1 2 3 catenelle. Qua ripetiamo, abbiamo i 3 archetti, in quello centrale un mezzo punto alto, 1 2 e 3, prendiamo il filo, sulla prima maglia alta una maglia alta, siamo sul centro del lavoro, sulla maglia alta seguente una maglia alta e adesso facciamo l'aumento: 3 catenelle, 1 2 3, nel primo spazio un punto basso, 1 2 3, nello spazio successivo un punto basso, 1 2 3, maglia alta, maglia alta. Ok, adesso ripetiamo, arriviamo alla fine di questa parte, lavoriamo la successiva con il centro allo stesso modo, chiudiamo, ci rivediamo sul giro successivo, mi ricollego sopra le maglie alte, quindi faccio tutto il giro,
chiudo il giro sulla maglia alta, inizio quello successivo, ci rivediamo su questo punto qua. Eccomi di nuovo, sono al centro del motivo, sono sopra le 2 maglie alte del centro, quindi non queste qua, ma sono già al centro del lavoro. Qui è tutta una ripetizione. Lavoriamo le 2 maglie alte e facciamo un altro aumento. 1, 2, 3 catenelle. Nel primo archetto un punto basso. 1, 2, 3. Nell'archetto successivo un punto basso. 1, 2, 3. Nell'archetto ultimo un punto basso. Abbiamo aumentato, quindi abbiamo lavorato questi archetti in più. 1, 2, 3. 1, 2, 3 catenelle, lavoriamo anche l'ultimo, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta sull'altra maglia alta. E adesso terminiamo 3 catenelle e ripetiamo tutto il nostro motivo fino a congiungerci con la fine del giro. Alla fine del giro lavoriamo l'inizio, quindi lavoriamo i nostri gruppi qua, 1, 2, 3, ci vediamo su queste maglie alte qua, lavoriamo insieme il centro del punto. Sono di nuovo al centro, lavoriamo anche questo ultimo giro insieme, 1, 2, 3 catenelle dopo le 2 maglie alte centrali, un punto basso nel primo archetto di 3 catenelle, 1, 2 e 3, un punto basso al centro dell'archetto, 1, 2 e 3. Questo è l'ultimo giro prima di iniziare poi quello con la V centrale, che sarà il centro di un nuovo punto, di un nuovo motivo che va ad aumentare. Un punto basso, 1, 2, 3 e 2 maglie alte. 1 e 2. Quindi su questo punto qua, su questo archetto ne abbiamo lavorati 1, 2, 3, 4 e 5. Sul terzo, nel giro successivo, andremo a ripetere la maglia alta, la catenella e la maglia alta. È tutta una ripetizione, quindi io adesso abbiamo già ripetuto per 2 volte il punto, perché se vedete qua abbiamo già ripetuto per la seconda volta. Questa è la prima, questa è la seconda, adesso iniziamo la terza, ma vedete che è tutta una ripetizione. Quindi io finisco il giro, facciamo insieme l'inizio della V e poi vi lascio anche lo schema. È tutta una ripetizione di questo punto centrale qua, e piano piano che aumentiamo questi laterali si lavorano tutti allo stesso modo. Quindi arrivo in fondo, mi ricollego sulle maglie alte, facciamo la V iniziale e poi è tutta una ripetizione. Ho ricominciato il giro, ho lavorato tutto il punto, sono di nuovo al centro. Adesso iniziamo a lavorare la prima V, quindi 1, 2, 3 catenelle. Nel centro lavoreremo il nuovo punto. Quindi nel primo spazio che abbiamo di 3 catenelle e punto basso, un punto basso, scusate, 1, 2 e 3 catenelle. Nello spazio seguente un punto basso, 1, 2 catenelle, nell'archetto centrale maglia alta, catenella e maglia alta, marca punto, e ci segniamo l'inizio del nuovo motivo. Quindi mettiamo un marcapunto qua in modo da riconoscere anche il centro, perché magari poi dopo un po' di lavorazione si perde il punto centrale. È possibile con tutte queste catenelle. 1, 2 catenelle, nell'archetto sottostante un punto basso, 1, 2 e 3, nell'archetto un punto basso, 1, 2 e 3, maglia alta sulla maglia alta e maglia alta sulla maglia alta, e terminiamo il nostro giro. Quindi di nuovo questa è la terza volta che lavoriamo il punto, quindi ne abbiamo lavorati 2 insieme, uno dove abbiamo fatto lo scalfo e uno dove invece abbiamo proseguito giù a dritto per la lunghezza. Adesso il nostro lavoro è tutta una ripetizione di questo motivo qua. Potete lavorare un top corto, potete lavorare un top più lungo, potete fare un vestitino, un copricostume, una blusa, quello che volete, andando sempre a ripetere il motivo centrale come l'abbiamo lavorato in questo punto qui, in questo punto qui, e adesso da qui di nuovo una ripetizione. Mano a mano che questo lavoro procede va sempre ad aumentare, quindi non mi chiedete se è possibile non fare gli aumenti, perché è proprio il punto che è strutturato in questo modo. Il punto va ad aumentare, quindi ogni motivo in più che andate a ripetere il punto aumenterà.
Noi ci vediamo alla fine del lavoro, quindi mi ricollegherò con voi quando avrò terminato di lavorare in lunghezza per quello che desidero e magari riprenderemo eventualmente alla fine con un giro di maglie basse, adesso vediamo. Comunque io mi ricollego con voi dopo aver raggiunto la lunghezza, vi do la mia misura, quanti giri ho lavorato, ma adesso vi lascio lo schema e tutta una ripetizione. A più tardi. Eccomi qua, ho appena terminato di lavorare il mio progetto, ho terminato i 200 grammi, quindi non sono andata oltre con la lavorazione, questi 50 grammi qua li utilizzerò, li voglio utilizzare per fare un top a fascia da portare anche volendo come parte superiore di un bikini, però ho lavorato con i ferri, adesso vedrò se riuscirò a registrare anche il tutorial di questo, proprio da portare sotto a questa canotta. Io ho lavorato in totale come numero di motivi. Questo qua l'ho iniziato ma non l'ho terminato, l'ultimo, ho lavorato 1, 2, 3 giri. In totale quindi ho lavorato completi 1, 2, 3, 4, 5 e poi il primo qua che è sullo scollo 6 aumenti totali, quindi dallo scollo fino alla fine, più questo qua che l'ho lavorato solo per metà, l'ultimo. Non ho fatto il bordo di maglie basse, ho preferito riprendere solamente la spalla nella parte esterna del lavoro, andando a realizzare delle maglie basse. In questo giro di maglie basse ho cercato anche di stringere un po' lo scalfo perché per me è abbastanza ampio, quindi ho cercato di lavorare da questo punto qua in poi le maglie saltando una maglia alta per intero e lavorando un'altra maglia alta in modo da dare un po' una parte un pochino meno ampia alla lavorazione e da stringere un po' la parte dello scarfo. Ok, questo è il progetto terminato, il filato eccellente, davvero un'ottima resa, 200 grammi di filato, come avete visto la canotta è molto lunga, è molto grande, molto ampia, quindi va a coprire perfettamente una small, una media e volendo anche una taglia large. Per realizzare una taglia large magari vi consiglio di lavorare con un uncinetto da 4 mm, come detto nella specifica dei materiali. Vi ripeto, con questi 50 grammi probabilmente lavorerò questo top da mettere sotto. Il filato è esclusivo della merceria Un Filo di Passione, quindi questo filato qua, il Basic Cotton, se vi interessa lo trovate nelle info di questo tutorial, esclusivamente sul sito online www.unfilodipassione.it. Io spero che la ragazza che mi ha chiesto questo progetto sia soddisfatta, che voglia realizzarlo e che presto mi posti le foto nel gruppo. Invito anche voi a seguirmi sul mio canale ma anche nel mio gruppo Facebook e vi mando un bacio grande e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao a tutte, a presto!